Buongiorno ragazzi, allora io oggi vi voglio parlare di come e di quando vendere un'azione, sia per prendere profitto, sia per limitare le perdite. Oggi toccheremo 4 punti, secondo me fondamentali, in modo di fare un'analisi approfondita. Prima di tutto perché bisogna sapere quando vendere un'azione. Questo è un aspetto determinante, perché il timing in tutte le cose, anche nella borsa e negli investimenti, cambia il rendimento alla fine dell'anno. 2, quando andare a prendere il nostro profitto, cioè quando vendere per fare profitto, cioè quando l'azione sta guadagnando e noi decidiamo che è il momento di prendere i soldi che abbiamo guadagnato. La terza sezione invece sarà quando decidiamo invece di accettare una perdita, ok? E quindi quando andiamo a vendere un'azione che sta perdendo. Questi sono i 3 punti fondamentali e poi concluderemo il video cercando di evidenziare quali sono gli errori comuni che tutte le persone o molte delle persone che giocano in borsa compiono quando devono vendere un'azione. Questo è un punto altresì importante perché molto spesso ci si lascia prendere dall'emotività e non da una strategia. Ragazzi, qui lo sapete bene, se siete su M per Money, il canale YouTube all'interno del quale trovate tantissime informazioni sul risparmio, sulla gestione dei soldi, sulla gestione degli investimenti. Trovate un canale veramente che parla al largo pubblico, quindi spiegato in maniera molto semplice ma molto strutturata. Quindi iscrivetevi al canale, dateci supporto. Partiamo subito. Perché è fondamentale sapere quando vendere un'azienda, un'azione, quindi. È importante perché? Perché abitualmente noi sappiamo quando vogliamo comprare un'azione. Cioè cosa facciamo? Tutte le nostre attività abitualmente sono collegate da un punto di vista di investimenti nel cercare di capire prima di tutto quali azioni comprare e poi molto spesso investiamo un sacco del nostro tempo cercando di capire qual è il momento giusto per entrare. Magari ci facciamo tutti i grafici, sapete, dell'analisi tecnica cercando di dire ok, questo è il momento più basso, quindi adesso rimbalzerà e quindi è il momento di andare a riacquistare questa azione perché è nel momento più basso di un trend positivo, oppure dopo dei downtrend, quindi delle discese importanti, troviamo delle resistenze, cioè dei supporti che ci indicano che probabilmente l'azione potrebbe rimbalzare e quindi decidiamo in qualche modo che quello è il momento nel quale entrare. E quindi molto spesso lo passiamo, molto del nostro tempo lo passiamo nel cercare di decidere quale azione comprare e quando comprarla, trascurando totalmente il momento della vendita. Nella nostra strategia è fondamentale tanto quanto quale azione comprare, quindi la strategia di quale azioni comprare, di come costruire il portafoglio, di che rischio di rendimento avere all'interno del nostro portafoglio e nel decidere appunto il nostro rischio rendimento dobbiamo anche determinare quando è il momento per noi adatto per andare a vendere un'azione. Perché attraverso il rischio rendimento sappiamo che noi andiamo in qualche modo a selezionare delle azioni che potrebbero darci un certo profitto, ma del quale noi assumiamo anche e siamo certi di poter sopportare quella perdita e quindi di accettarla. Quindi abitualmente all'interno di un'analisi di una strategia ben definita per gli investimenti in un portafoglio dobbiamo sapere anche quali sono i nostri target e quali sono i nostri momenti di loss. Perché appunto, come dicevo, è fondamentale andarli a inserire all'interno di una strategia. Ma andiamo a vedere bene quali sono i punti fondamentali per i quali è determinante andare a decidere appunto questo elemento, cioè perché è fondamentale sapere quando vendere un'azione. La prima ragione è che la vendita è il momento in cui si realizza il profitto o la perdita. Quindi per massimizzare il rendimento e per proteggere in qualche modo il capitale è importante sapere quando dobbiamo andare a fare un profitto o una perdita. Questo è il primo elemento. Cioè, voi provate ad immaginare una cosa, investite in un'azione,
questa azione decade, scende in maniera importante, ok? E adesso cosa fate? Tenete quell'azione? Desiderate non venderla? Ehm, Voi dovete sapere che quando perde un 30, un 20, un 40% in base alla vostra strategia, voi dovete decidere che quell'azione è assolutamente da vendere, oppure quando sale e raggiunge un certo target e vedremo quali saranno i target da decidere, voi dovete andarla a prendere profitto. E poi c'è un'altra ragione per la quale è importante sapere quando vendere, perché ci deve essere un equilibrio tra il rischio e il rendimento. Questo per evitare delle perdite importanti. Una strategia di vendita consapevole, secondo me, aiuta a limitare i danni e a non farsi travolgere dai crolli di mercato, perché sappiamo bene che molto spesso, per esempio, un esempio è stato il 2020, quando è scoppiato il Covid e la borsa ha perso in pochi giorni il 20-30%. Ecco, in quel caso lì, secondo me, molte persone si sono fatte prendere giustamente dal panico. Però una strategia di vendita della quale siamo consapevoli e abbiamo determinato ogni singolo aspetto ci riesce a far sì di capire qual è il nostro rischio rendimento e quindi magari nella nostra strategia quella perdita era assolutamente ponderabile e accettabile all'interno del nostro portafoglio. E poi secondo me anche perché per mantenere un equilibrio tra rischio e rendimento è importante in alcun modo anche considerare quando è il momento di vendere per tagliare le perdite in tempo, no? E quindi non assumersi un rischio più alto di quello che uno vorrebbe. C'è un terzo punto, secondo me fondamentale, che è quello del ribilanciamento del portafoglio e anche per la diversificazione. Ipotizziamo, se un titolo ha sopravperformato secondo le nostre aspettative, eh, secondo la nostra strategia, potrebbe avere senso ribilanciarlo. Ipotizziamo che un'azione comincia a pesare il 15, 20, 30% sul portafoglio, allora ha senso in qualche modo vendere una parte di quell'azione per andarla a reinvestire in altre azioni e ribilanciare il portafoglio, ok? E in qualche modo vendere alcune tipologie di investimenti, alcuni asset, alcune azioni, in qualche modo aiuta a ridistribuire i guadagni su tutti gli asset che abbiamo in portafoglio. Io ricordo sempre che secondo me la base di ogni tipologia di investimento, di ogni portafoglio deve essere quella della diversificazione importante, di una diversificazione importante e di evitare delle forti concentrazioni in alcuni asset, in alcune nazioni o in alcune addirittura in alcune azioni, no? O obbligazioni, perché quello può creare delle grosse problematiche. In tal modo, sapendo anche quando vendere, noi andiamo a fare una gestione attiva del nostro portafoglio, aiutando a mantenere un portafoglio assolutamente equilibrato e direi resiliente alle cose che accadono nel mercato, quindi anche ad eventualmente delle possibili crisi. Quindi abbiamo visto che la vendita è importante per prendere profitto e per accettare una perdita, per rendere in qualche modo, per avere, rispettare un equilibrio tra rischio e rendimento, e tre, per ribilanciare il portafoglio diversificandolo e in qualche modo evitando delle concentrazioni. E poi c'è un quarto aspetto, secondo me, fondamentale, che è quello dell'ottimizzazione fiscale. Ok? Molto spesso vendere in maniera strategica, soprattutto alla fine dell'anno o in determinati momenti dell'anno, ci aiuta a ridurre l'impatto delle tasse sulle plusvalenze. Sapete bene che molto spesso quando si opera negli anni, nell'arco di 5-10 anni, ci sono degli anni nei quali magari si hanno dei forti guadagni, degli anni nei quali si hanno delle perdite. Ecco, nei momenti in cui sappiamo che possiamo recuperare le minusvalenze, avrebbe senso in qualche modo vendere quando facciamo profitto o al contrario
sappiamo che in determinati momenti ci può interessare fare delle minusvalenze e quindi andiamo a vendere quell'azione per crearci una minusvalenza perché sappiamo che poi prenderemo il profitto da un'altra parte e quindi in qualche modo bilanceremo, ok? Sempre secondo una strategia, una logica all'interno del nostro portafoglio. Ehm, Perché in alcuni casi, per esempio, vendere un titolo in perdita ci può essere utile per compensare magari dei guadagni che abbiamo fatto e quindi ridurre il carico fiscale. E poi secondo me saper quando vendere è anche fondamentale perché non solo c'è un'ottimizzazione fiscale, ma in qualche modo si tengono sotto controllo anche i costi di transazione, scusatemi, perché i costi di transazione evidentemente in molti paesi attraverso molti broker, no, costano veramente tanto. È vero che adesso stanno uscendo dei broker che hanno ridotto nettamente, soprattutto player internazionali, no? Che hanno ridotto in maniera consistente il costo della transazione, ma in molti casi, anche su banche molto riconosciute italiane, i costi possono andare dagli 8, 9 euro, 10 euro, 12 euro, cioè i costi sono molto molto alti e quindi avere ben determinata all'interno della propria strategia, no? Di investimento, sia quando comprare ma anche quando vendere, ci aiuta ad evitare di vendere in maniera eccessiva, perché è legato ad una nostra strategia e quindi noi precedentemente in qualche modo abbiamo deciso che quello è il momento di vendere e sappiamo che per il nostro rischio rendimento saremo comunque in profitto nel lungo periodo. E poi c'è una quinta ragione per la quale secondo me è importante sapere quando vendere. E questo è dovuto a delle condizioni esogene, ok? Non più endogene, non più nostre, di decisioni nostre. Sono esogene, sono quelle delle condizioni di mercato perché in qualche modo anche coloro che hanno delle strategie ben definite in qualche modo devono adattarsi continuamente ai cambiamenti che ci sono nel mondo, no? Pensate adesso al ciclone Trump, quante cose sta cambiando e quanto noi dobbiamo cercare di adattarci velocemente alle modifiche che ci sono, no? Ai dazi, alla volontà in qualche modo di creare delle realtà più autonome. L'America sarà più autonoma, l'Europa probabilmente sarà più autonoma. Quindi in qualche modo bisogna adeguare la propria strategia in una maniera sempre più ehm, precisa al momento. Chiaramente bisogna avere una strategia ben definita, ma poi sapersi muovere come l'acqua all'interno dei fiumi, no? Perché questo è il modo migliore per continuare a guadagnare nel lungo periodo. Questo non vuol dire cambiare strategia, lo ripeto, perché Warren Buffett ha una strategia ben definita, ma questa strategia permette di avere delle modifiche all'interno del proprio portafoglio in relazione anche a delle modifiche delle società strutturali, del mercato. Pensate bene che è stato almeno dal terzo trimestre del 2024 molto più liquido rispetto agli anni precedenti. Perché? Perché anche se la sua idea è quella di stare sempre investiti, perché non conviene comprare e vendere in maniera troppo compulsiva, questa volta è uscito molto dai mercati. Quindi questo è importante tenerlo in considerazione. Quindi queste sono le 5 motivazioni per le quali secondo me è molto importante all'interno di una strategia di investimento sapere anche perché bisogna vendere. Ok? E quindi far sì che un'azione non solamente sappiamo quando dobbiamo comprarla, ma anche quando dobbiamo venderla. Ma
quali sono, e questa è la seconda sezione, quando è che dobbiamo vendere per realizzare un profitto? Cioè quando è che noi diciamo, ok, siamo contenti, prendiamo i soldi in più, il gain che abbiamo fatto. La prima ragione è il raggiungimento dell'obiettivo di prezzo che noi abbiamo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che molto spesso bisognerebbe in qualche modo, anche se si ha una, come dire, una tipologia di investimento value e quindi di valore, in qualche modo includere all'interno della nostra strategia un prezzo target per la vendita, ok? Che può essere definito attraverso l'analisi tecnica, quindi con dei livelli di resistenza, dei pattern di prezzo, dei indicatori di momentum. Sono tante le tecniche che si usano nell'analisi tecnica per definire un pricing, un target di prezzo che per noi è importante. Di solito si definisce un pricing 1, un target 2, un target 3, di solito si definiscono più target di prezzo. E questa è una strategia che abitualmente si utilizza quando si raggiunge il primo target, si liquida parte delle posizioni, quando si raggiunge il secondo target se ne liquidano altre e di solito al terzo, che è quello più ambizioso, poi si vende l'intera quota. Allora, queste sono strategie molto particolari, molto strutturate, che non è che tutti gli investitori possono permettersi. In alcuni casi comunque definire un target di prezzo è importante, non solamente con l'analisi tecnica, ma anche con quella fondamentale. Quindi cercare di capire attraverso delle analisi approfondite appunto se come si comporta, no, in qualche modo l'azione da un punto di vista di analisi fondamentale, quindi come si sta evolvendo sul mercato, se gli utili stanno crescendo, la valutazione rispetto ai competitor, il price fair value, quindi quale prezzo dovrebbe avere quell'azione. Poi se voi fate attenzione, abitualmente quando voi navigate su internet, all'interno di tantissimi siti troverete sempre ormai una forbice nella quale vi si dice quale potrebbe essere il price target di quell'azione lì, no? Quindi abitualmente è importante mettere un price target perché? Perché quando si raggiunge quel prezzo lì vuol dire che noi abbiamo raggiunto in qualche modo il nostro obiettivo, no? Significa che l'azione ha realizzato il valore previsto. E se si trattiene troppo un'azione, si rischia la correzione del mercato, una fase di stagnazione nel momento in cui è raggiunto quell'obiettivo, no? Perché è probabile che quell'obiettivo, quel target di prezzo sia un po' quello della vera valutazione di quell'azienda lì. Poi non è sempre così, adesso questa è una visione in qualche modo molto tranchant, infatti è difficile che in qualche modo metta dei target di prezzo. I target di prezzo vengono abitualmente messi da chi fa una tipologia di investimento intraday, multi-day. Chi invece si approccia, secondo me la strategia più giusta, una tipologia di investimenti invece basata sul lungo periodo, ha meno senso andare a definire dei price target, ok? Però è utile perché magari non tutti hanno una visione di lungo periodo, quindi di anni, e quindi se ce l'hai di una settimana, un mese, 3 mesi, 6 mesi, ha un senso definire price target. Perché? Perché questo price target lo trovi in molti ormai dei siti, attraverso delle analisi che possono essere fatte attraverso dei parametri diversi, ma ormai le trovi in maniera veramente ridondante su tantissimi siti. Poi per carità, nel momento in cui vi accorgete che il vostro target è stato raggiunto di prezzo, ma rimangono degli ottimi fondamentali, no, dell'azione, si può sempre in qualche modo rivalutare il nostro target price, ok? Però questo è il primo punto, è un punto un po' più tecnico, direi, che non è che tutti possono utilizzare, ma era giusto condividerlo. Secondo punto, secondo me, è una valutazione fondamentale, cioè il titolo che valutazione ha? Secondo noi è sottovalutato, sopravvalutato, ha un prezzo corretto?
Chiaramente qui dobbiamo fornirci di alcuni elementi che ci permettono di capire se il titolo, qual è la valutazione di quel titolo, no? Quindi se è sottovalutato o sopravvalutato, se è troppo costoso oppure invece è un'azione che rispetto ai parametri aziendali in qualche modo è sottovalutata, e quindi qui entrano in gioco tutti quei parametri di analisi fondamentale come il price ratio, la crescita degli utili, il price to sales ratio, non lo so, il price book, insomma ce ne sono veramente tanti. Quindi una parte fondamentale è quella nel caso in cui si voglia valutare quando fare profitto, o scegliamo, come dicevo prima, il prezzo, oppure in qualche modo si guarda la loro valutazione, nel senso di analisi value, no? Quindi del valore dell'azienda, se il prezzo è vicino alla sua valutazione reale, cioè ai suoi fondamentali. E quindi si utilizzano abitualmente questi indicatori. Ehm, Però poi ragazzi, ci sono dei titoli, e anche qui lo voglio dire, dei titoli che rimangono sottovalutati per anni, dei titoli che vengono sopravvalutati per anni. Prendete Tesla, che secondo me ha un price earning fuori di testa. È vero che adesso ha avuto una correzione del 30% negli ultimi mesi, ma comunque è salita tantissimo negli ultimi anni. Ehm, eh, Ha delle valutazioni assolutamente innaturali, fuori ehm, da ogni logica di analisi fondamentale, no? Quindi se uno guardasse questi dati, ce l'avesse in pancia, la venderebbe immediatamente. Però il problema non è il problema, è che il mercato funziona in maniera molto determinata, cioè non guarda mai, o guarda nel lunghissimo periodo, la valutazione di un'azienda. Non è detto che un titolo sottovalutato in qualche modo debba per forza salire nei prossimi mesi o anni. Questo non è assolutamente detto. Quindi anche in questo caso, quando realizzare un profitto, o guardando il prezzo o guardando la valutazione di quell'azienda. Però in ambo i casi abbiamo visto che tutte e due sono in qualche modo, hanno dei punti di forza, ma sono anche in qualche modo fallaci, cioè hanno dei limiti evidenti, almeno per il lungo periodo. Poi è chiaro che si spera che se si detiene un'azione per 5-10 anni, in qualche modo il mercato vada a premiare e vada a prendere nel lungo periodo la vera valutazione di quell'azienda. Ma un'altra ragione per la quale secondo me è veramente importante saper quando vendere un'azienda per fare profitto è il terzo punto, cioè il cambio delle condizioni di mercato o di un settore. In alcuni casi è importante conoscere il settore perché è molto collegato a dei cicli economici, ok? E quindi sappiamo bene che i cicli economici variano in maniera abbastanza strutturata, e all'interno di determinati cicli economici ci sono dei settori come l'automotive, l'energia, le banche, che possono o soffrire o in qualche modo invece avere un riconoscimento più importante. Quindi questo vuol dire che ci sono alcuni settori che sono più resilienti, altri che soffrono in maniera particolare i cicli economici, e questo dobbiamo tenerlo in considerazione, secondo me. E poi non è solo questo, cioè ci sono dei momenti nei quali appunto se noi consideriamo questi cicli economici sappiamo che potrebbe avere un senso vendere nel momento in cui ha raggiunto il picco, no? Se sappiamo che ci sarà una contrazione, no, dei consumi, ipotizziamo, ci sarà un aumento dei costi o una contrazione dei consumi, è probabile che l'automotive abbia una contrazione, no, delle vendite, e quindi in qualche modo ci possiamo premunire, se riteniamo di aver già fatto il profitto necessario per vendere la nostra azienda che abbiamo all'interno del nostro portafoglio. Ma questa non è l'unica ragione. Ci sono anche dei momenti nei quali non è solo il settore, ma sono le condizioni di mercato che cambiano. E questo vuol dire che magari ci sono
dei cambi di trend, io parlo sempre, ho parlato spesso all'interno dei miei video dei trend, no, che ci sono. Magari in questi anni ho detto che il settore della difesa, il settore delle infrastrutture avranno magari maggiore riconoscibilità, maggiore importanza, no? Come quello delle tecnologie, magari, cioè soprattutto dell'intelligenza artificiale. Però il mondo cambia talmente in fretta che molto spesso noi magari potremmo avere all'interno del nostro portafoglio un'azione o un bunch di azioni che in qualche modo sono all'interno di un comparto che sta in qualche modo venendo superato da nuovi trend o viene rimosso da nuovi trend. Ehm, Potrei fare l'esempio dello smartphone Nokia, no? Per essere super chiaro. C'è stato tanti anni fa, ma non troppi anni fa, che il Nokia era veramente il, il cellulare più importante. Adesso non ci voglio perdere troppo tempo perché lo sapete. E poi da un momento all'altro è scomparso. Perché? Perché l'innovazione è stata talmente forte che poi attraverso Apple, attraverso veramente una rivoluzione dal punto di vista tecnologico e di uso del cellulare, c'è stato un vero e proprio cambio di trend e questo può succedere per ogni azienda, per ogni comparto e ogni settore. Quindi l'evento disruptive può succedere e quindi bisogna essere pronti per sapere che quello è il momento di vendere, che magari abbiamo quell'azione che fino a quel momento era sulla cresta dell'onda e adesso non l'è più, no? Anche Netflix è sicuramente la nuova modalità di fruizione dell'intrattenimento, magari fra 5 anni uscirà qualcosa di totalmente nuovo perché la gente ormai non guarda più attraverso lo streaming perché ci saranno troppe piattaforme, non lo so, e quindi non vorrà più spendere i soldi per, come dire, in piattaforme così diverse, ci sarà una nuova tipologia di intrattenimento in un'altra maniera, non più in streaming. Non lo so. Quindi comunque il trend è da tenere in considerazione e anche le azioni disruptive sono veramente importanti, quindi qua bisogna sempre informarsi, sempre essere un po' sul pezzo. E poi c'è un altro punto secondo me fondamentale, che alcuni settori possono essere in crisi dovuti a delle problematiche normative o all'aumento della concorrenza o perché i consumi sono totalmente cambiati. Il consumo che c'era delle videocassette di una volta attualmente non c'è più, anche quello dei vinili. I vinili sicuramente stanno conoscendo di nuovo un momento importante, ma questo vuol dire che rimangono sempre una nicchia di mercato. Quindi capire i mercati, capire i cicli economici, capire i trend diventa fondamentale per sapere quando vendere un'azione con profitto. E poi, secondo me, questo invece è un punto che a me piace tantissimo, del punto 4, di quando vendere un'azione per profitto, è il momento del ribilanciamento del portafoglio. Okay? Troppo spesso si sottovaluta l'importanza del bilanciamento di un portafoglio. Troppo spesso abbiamo troppe azioni o abbiamo una concentrazione troppo forte in alcune rispetto alle altre, abbiamo settori che pesano troppo, abbiamo delle valute che pesano troppo, per esempio magari abbiamo troppo dollaro, quindi magari anche se guadagniamo e il dollaro sta perdendo, perché le azioni che abbiamo in dollari stanno crescendo, ma il dollaro sta scendendo, il nostro portafoglio rimane al palo, quindi bisogna valutare tantissimi aspetti nel bilanciamento del nostro portafoglio, magari faremo un video dedicato su questo. Chiaramente il bilanciamento vuol dire cercare di vendere delle azioni per ridurre il rischio e massimizzare il rendimento nel lungo periodo del nostro portafoglio. Ok? Quindi dobbiamo cercare di evitare il rischio di concentrazione su un singolo settore o su un titolo. Quindi molto spesso il mercato, quando noi acquistiamo, non lo so, adesso faccio l'esempio solo su azioni, ma poi noi possiamo, in teoria, un bel portafoglio delle azioni, obbligazioni e via discorrendo. Se un'azione comincia non più a pesare il 5%, il 10% all'interno di un portafoglio, deve essere assolutamente rivisto. Perché? Perché la concentrazione eccessiva di un'azione, e molto spesso succede perché abitualmente, ragazzi, quando compri 10-20 azioni,
vanno su in 3 o 4 in maniera importante, se sei fortunato, e quelle azioni crescono tanto. È vero che è vero sempre una cosa, che bisogna sempre tenere in considerazione che i cavalli vittoriosi sono pochissimi, e quei cavalli vittoriosi sono quelli che magari ti fanno il 1000% e ti permettono di guadagnare su un portafoglio nel lungo periodo, perché sono quelli che ti permettono di sconfiggere non solo quelli che sono andati male, ma anche quelli che sono cresciuti poco. Cioè, quando si guadagna tanto, quell'8-10% che si dice in media, lo fai su pochissime azioni. Quindi quello che voglio dire è che sicuramente bisogna tenere in considerazione nel lungo periodo che ci sono poche azioni che salgono tantissimo, e quelle bisogna tenerle, ma comunque bisogna evitare le concentrazioni troppo forti. Quindi o in qualche modo ribilanciate mettendo liquidità all'interno delle altre azioni, o se no un pochettino bisogna alleggerire. Non bisogna mai avere più di un 10%, secondo me, ma massimo io prediligo un 5% su ogni asset che vado a mettere. Ehm, Poi, questi secondo me sono i punti fondamentali. Io passerei all'altra pezzo della mela, no? All'altra metà della mela. Adesso abbiamo visto quando vendere per fare profitto, dobbiamo vedere quando vendere per limitare le perdite, ok? E qui dal discorso del take profit passiamo invece ad un discorso di stop loss, ok? Prima di tutto cerchiamo di capire che cos'è lo stop loss. Questo è il punto numero 1, secondo me. Lo stop loss è un livello di prezzo che noi abbiamo scelto precedentemente, quindi predefinito, a cui abbiamo deciso di vendere automaticamente un'azione per limitare le perdite. Non mi piace dire per limitare le perdite, ma diciamo perché quell'assunzione, diciamola così, di perdita è quella che noi ci vogliamo permettere all'interno del nostro portafoglio, ma soprattutto all'interno della nostra strategia di investimento. Ok? Perché? Perché abitualmente il rischio rendimento è fondamentale andarlo a calcolare prima, e abitualmente si dice che per in qualche modo essere profittevoli nel medio e lungo periodo, chiaramente non possiamo avere un rischio rendimento di 1 a 1, cioè dire ok, io se compro a 100 vendo a 110 e vendo a 90, ok? Quindi faccio un 10% o un 10% sotto, perché il nostro rischio rendimento è lo stesso, e facendo così, dato che abitualmente nel lungo periodo sappiamo che la maggioranza delle compravendite sono a perdita, questo lo dice la statistica e la storia, ragazzi, nel lungo periodo, allora dobbiamo tenere in considerazione delle strategie ben definite. Okay? E quindi dobbiamo calcolare che il nostro stop loss, quindi la nostra accettazione di perdita, deve essere inferiore rispetto a quello che ci aspettiamo di guadagnare. Questo per ogni tipologia di azione. Okay? Questo vuol dire avere una disciplina molto ferrea. Ehm, Cosa succede? Che molto spesso, e questo io l'ho esperito per anni quando avevo incominciato a investire in borsa, è che normalmente l'investitore rifiuta di accettare una perdita e pensa che quella azione che lui ha scelto, anche se sta andando male, si riprenderà, perché in quell'azione ha messo le proprie speranze, ha messo le proprie analisi, e crede che in qualche modo dovrà tornare su. E questo si chiama un po' effetto ancoraggio, no? Nel marketing, nel psicomarketing. E quindi noi diciamo, ok, ci attacchiamo a questa idea che prima o poi risalirà, ma in realtà non c'è nessuna legge che ci garantisce che un'azione che dovrebbe in qualche modo, secondo noi, andare bene, vada bene. Quindi in qualche modo bisogna accettare quella perdita e farlo in una maniera scientifica, cioè dicendo io metto uno stop loss legato ad una percentuale di perdita o a un prezzo, è fondamentale.
quelle sono le due strategie. Una è quella di dire: quando io perdo un 10% su questa azione, ne esco perché so che è quello che io mi posso permettere, perché so che posso fare un 30% di profitto e un 10% di perdita. Faccio un rischio rendimento di 3-1. Oppure posso dire: se la compro a 100, la vendo a 90 perché è quello che voglio, e la vendo nel caso in cui faccio profitto a 130, cioè possiamo giocare sul price o sulla percentuale, ok? Eh, perché? Perché un investitore che ha disciplina e che ha regole mette lo stop loss su ogni tipologia di investimento. Ehm, Sapete bene che molte, e questo è uno dei problemi comuni a tutti quanti, molte dei siti che consigliano le vendite, scusate, che consigliano l'acquisto di azioni che trovate in giro hanno questo problema, cioè ti consigliano quando comprarle, ma difficilmente ti dicono quando venderle. Questo è un problema perché molto spesso tu, ok, accetti il loro consiglio perché da un punto di vista quantitativo, di momentum, da un punto di vista di valutazione, cioè quell'azione secondo loro potrebbe andare bene, ma molto spesso non ti dicono quando venderla, o quando ti dicono di venderla è perché sono cambiati dei parametri dei quali tu non sei a conoscenza e quindi magari ti accetti delle perdite in determinati momenti che sono talmente forti perché non conosci cosa c'è dietro quella logica lì, e quindi questi investimenti, queste tipologie di suggerimenti, no, di azioni molto spesso ti portano veramente a perdere nel tempo, anche se ti fanno poi vedere i dati che vanno benissimo. In realtà sono molto deboli, moltissime di queste tipologie di suggerimenti di azioni eh, di stock picking, chiamiamoli come vengono chiamati, perché hanno una debolezza in quella struttura lì, cioè non ti dicono quando venderle. O se te lo dicono, vi ripeto, sono cambiati dei parametri dei quali tu non sei a conoscenza e quindi non hai accettato tu quel rischio rendimento, quindi magari veramente la vendi nel momento in cui ha perso il 70%, ma tu in qualche modo non hai determinato tu il rischio rendimento di quella tipologia di portafoglio, di quell'investimento, ok? Quindi mettere dei stop loss vuol dire non farsi influenzare dalle emozioni, ma soprattutto organizzare scientificamente gli investimenti che si stanno facendo. E poi c'è un momento numero 2 nel quale si deve accettare come dire, una sconfitta, no, della battaglia e non della guerra, e quando si capisce che un'azione sulla quale si aveva creduto in maniera forte sta cambiando, sta peggiorando nei fondamentali, e questo è uno dei punti secondo me determinanti sui quali gioca tantissimo Warren Buffett e i migliori investitori, perché si intravede attraverso queste analisi fondamentali il declino di quell'azienda da un punto di vista strutturale, economico, perché magari gli utili incominciano a essere in calo, c'è un aumento del debito in maniera importante, quindi come dire, i prestiti diventano sempre più onerosi, sempre più importanti, e si hanno dei dubbi sulla sostenibilità di quell'azienda nel lungo periodo, o magari non della sostenibilità, ma del fatto che non può più investire in crescita, in ricerca, e che quindi magari rispetto ai competitor rimanga in qualche modo indietro, o perché il mercato ci sta dando dei segnali che rispetto a quello che ci aspettavamo, rispetto ai competitor, quell'azienda che credevamo molto forte sta perdendo delle quote di mercato, o perché, e questo è molto spesso, ha dei problemi di management, no? Quindi ha cambiato i dirigenti, il CEO, ci sono degli scandali all'interno economici o delle decisioni discutibili. Quindi quando si cominciano a vedere dei segni, dei primi problemi all'interno dell'azienda, bisogna considerarli. Perché? Perché l'azienda va vista in molti aspetti, va vista nell'aspetto di momentum, quindi il momentum è quella parte nella quale quell'azione sta andando molto bene perché è appunto il suo momento, il suo momentum, e molti investitori stanno credendo in quello e l'azione sta spingendo nella direzione desiderata.
ma poi c'è l'analisi anche appunto dal punto di vista valutativo, no? Quindi dalla valutazione stessa del prezzo, degli analisi fondamentali. Quindi è molto importante nel momento in cui i fondamentali di quell'azienda, di quell'azione, incominciano a non essere più allineati con quello che noi crediamo debba essere un'azione di valore, allora in quel momento è il momento di vendere, anche se quell'azienda in qualche modo eh, sta, pensiamo, cioè è sotto rispetto a quando l'abbiamo comprata. Accettiamo una perdita perché sappiamo che quel vento è cambiato da un punto di vista di parametri aziendali che a noi interessano in maniera in particolare, soprattutto perché noi siamo investitori di lungo periodo. Eh, e poi ehm, eh, è molto importante, secondo me, anche un altro aspetto, no? Cioè da tenere in considerazione, eh, che il rischio è aumentato troppo. Ok? Cioè adesso abbiamo visto due parametri. Qual è un altro che ci può far spingere a vendere un'azione? E quando abbiamo incominciato a capire che stiamo rischiando troppo, no? C'è un aumento eccessivo di volatilità su quell'azienda, quindi quell'azione sta in qualche modo muovendosi in una maniera eccessivamente importante, ha delle oscillazioni giornaliere, quindi sono delle oscillazioni ampie e imprevedibili. Questa è una cosa che agli investitori non piace mai, perché vuol dire che qualcosa bolle in pentola, o perché ci sono dei cambiamenti normativi o legali, come ho detto, ci sono dei scandali interni, come è successo in Enron, come è successo in Wirecard, perché magari ci sono state delle gestioni finanziarie o problemi etici all'interno. E quindi non ha senso rimanere aggrappati a un'azione sperando in un recupero, perché se emergono dei problemi gravi, no, e ci sono delle probabilità di rischio, quindi si vede volatilità, ci sono dei problemi magari normativi all'interno, è importante fare la mossa giusta e vendere subito per evitare delle vendite, delle perdite ancora più importanti. No? Ehm, Queste secondo me sono le ragioni per le quali è veramente importante sapere, capire quando ha senso vendere per limitare le perdite. Quindi lo ripeto, se si raggiunge lo stop loss, meglio accettare una piccola perdita o una perdita confacente alla nostra strategia che rischiare di perdere molto di più. Poi c'è il punto, come ho detto, se i fondamentali aziendali stanno peggiorando, quindi quando gli utili, il debito, il management danno alcuni segnali di declino, se il rischio è aumentato troppo perché c'è una forte volatilità estrema, ci sono problemi legali, normativi e via discorrendo, ma c'è un quarto punto secondo me fondamentale, quando la nostra tesi di investimento non è più valida. Ok? E questo secondo me è il punto fondamentale. Noi molto spesso decidiamo di acquistare un'azione, e questo tenetelo tutti a mente, perché consideriamo quell'azione un'azione da acquistare e basiamo la nostra scelta su degli elementi. Se quegli elementi non esistono più, beh ragazzi, scordiamocela, vendiamola, non teniamola più lì. Perché magari noi la compriamo perché abbiamo visto che, non lo so, un'espansione dei ricavi continua e quindi nel momento in cui vediamo che i ricavi si fermano o gli utili si fermano, beh, non sono venute, il nostro castello di carta per il quale l'abbiamo comprato è caduto, non ha più senso. Se vediamo che noi l'abbiamo comprata perché il momentum, seguiamo il momentum, cioè decidiamo che quello è il momento nel quale l'azione sta crescendo perché ha la spinta, non lo so, perché si vede che dietro ci sono tantissime persone che la stanno acquistando perché ha dei forti volumi e quindi noi investiamo all'interno. C'è anche la scelta di acquistare per momentum e non solo per valutazione o perché growth. Se quello è la ragione e vediamo che non è più il momentum, che l'area è cambiata, lo vendiamo. Se un titolo in qualche modo da sottovalutato che era, è diventato sopravvalutato per qualche ragione, anche se il prezzo in qualche modo non è confacente alla nostra idea principale, è da vendere. Okay?
Quindi, quando in qualche modo la nostra tesi di investimento è cambiata, cioè le basi della nostra tesi di investimento non sono più valide e quindi le nostre fondamenta non esistono più, bisogna vendere. Okay? Quindi questa è un'altra ragione per la quale bisogna accettare una perdita per evitare delle perdite ancora più grandi, o perché semplicemente, ragazzi, nel momento in cui noi accettiamo di andare a vendere in perdita, potrebbe essere che quell'azione che noi da decenni teniamo lì, adesso esagero, ma che noi stiamo tenendo in portafoglio, che non ci sta portando guadagno, magari avrebbe senso reinvestirla all'interno di un'azione che invece in quel momento sta spingendo molto, nella quale noi potremmo andare a investire quei soldi. Ricordatevi sempre che dei soldi fermi in perdita non aiutano, cioè molto spesso noi potremmo andare a vendere perché ci sono altre soluzioni, altri asset, altre azioni, altre obbligazioni che rendono di più. Molto spesso questo discorso viene fatto. Se voi andate in qualsiasi banca, molto spesso vi viene paventato quando voi magari migrate da banca in banca, guardano il vostro portafoglio e vi dicono: ok, ma perché detenete questo fondo, questo ETF che in qualche modo negli ultimi 5-10 anni è cresciuto solo del 5%, mentre lo stesso fondo, no, scusatemi, un altro fondo che ha sottese lo stesso scopo, gli stessi asset, le stesse aziende, in qualche modo sta performando di più, perché magari costa di meno, perché magari essendo una gestione attiva investe in maniera diversa, e quindi vi propongono un cambio perché il soldo è inutile tenerlo fermo su un'azione che speriamo possa crescere e non lo sta facendo per anni, mentre potrebbe essere messo in qualcosa che invece cresce in maniera più forte e sappiamo che potrebbe crescere in maniera più forte. Quindi se troviamo delle alternative che ci danno la possibilità di paventare una crescita più grande, perché non andare a vendere in perdita un'azione e metterla su un'altra? Questo secondo me è il punto fondamentale, ragazzi, ehm, eh, sul quale io mi sono sempre trovato bene. Passiamo all'ultima sezione del video ed è quella legata agli errori comuni da evitare. In qualche modo mi ripeterò in maniera forse un po' evidente su alcuni punti che ho già trattato lungo il nostro video, ma secondo me è bene determinato. Il primo è che vendere perché ci facciamo prendere dalla paura, ok? O dall'euforia, cioè dai sentimenti, dalle emozioni, no? Magari durante una crisi di mercato molti investitori vendono perché hanno la paura di perdere, quindi si perdono delle opportunità. Adesso c'è un modo di dire abituale, no? Stanno uscendo sempre di più dei video nei quali si dice che 12 giorni di borsa negli ultimi decenni hanno portato i ricavi in maniera molto più alta eh, rispetto a tenerli nel lungo periodo. Cioè se tu avessi perso quei giorni lì, quindi fossi entrato e uscito all'interno della borsa, e entrando e uscendo è difficile beccare quei giorni lì, se ti fossi perso quei 12 giorni, molto probabilmente tu avresti un rendimento sul tuo portafoglio, anche se sei quasi sempre all'interno della borsa, una crescita molto molto limitata e non quella dell'8-9%, perché i rialzi forti, se te li perdi, ti perdi quelle giornate e rimani al palo. Quindi bisogna sempre considerare che le flessioni del mercato sono delle cose normali, spesso temporanee, poi ci sono delle correzioni che sono quelle all'interno del 10-15%, poi ci sono magari delle cadute che sono sul 20%, quelle forti cadute sono del 30-40%, ma noi dobbiamo sapere che queste all'interno della vita di un investitore esistono. Quindi cosa fare? Evitare di farsi prendere dalla paura nei momenti critici, o dall'euforia, quindi dall'effetto fear of missing out, no? Quindi dalla FOMO, dalla paura di restare fuori, perché molti ormai in qualche modo
sentono parlare di meme stock e quindi hanno sentito che tutti quanti entrano all'interno della meme stock, di queste meme stock, e quindi vogliono entrarci anche loro e l'acquistano. Perché? Perché sentono che la gente sta diventando miliardaria, vedono i video di ragazzini sulle Lamborghini, e quindi si fanno in qualche modo, diventano euforici. Ecco, quindi questo è quello che assolutamente bisogna evitare. Bisogna avere una strategia definita, come dicevo prima, di acquisto e di vendita, ed avere pazienza. Quindi seguire una strategia basata su analisi e non su emozioni, impostando degli stop loss e dei target prima di vendere, ok? Prima di comprare, scusatemi. Quindi noi dobbiamo sapere lo stop loss e il target prima di acquistare quell'azione. E quindi essere consapevoli che un mercato oscillerà sempre in alto e in basso, ma noi dobbiamo stare calmi seguendo la nostra strategia almeno di 5-10 anni. Quello che bisogna evitare è di avere una strategia e di cambiarla dopo 2 anni, perché così si va sempre a perdere, ragazzi. Io ho avuto le mie esperienze personali nelle quali effettivamente, avendo delle strategie cambiate o facendomi prendere dall'euforia, ho fatto degli errori considerevoli. Negli anni, appunto, la mia esperienza mi ha portato appunto ad avere delle strategie molto più consolidate, ad accettare dei rendimenti più bassi, ma molta più serenità, molto più tranquillità. Eh, e poi una cosa che bisogna assolutamente evitare, secondo me, è l'attaccamento emotivo a delle aziende, a delle azioni. Molto spesso io sento parlare quelli che utilizzano Apple come se fosse con un trasporto, no, superiore rispetto, con una vera e propria passione, che ci sta, ma da un punto di vista economico noi dobbiamo essere sempre totalmente razionali e lucidi. Quindi questo vuol dire andare a evitare, bisogna assolutamente evitare di andarsi a far prendere dall'emotività, no? E quindi dire no, rimango attaccato perché io credo fermamente che quell'azione sia corretta, sia giusta. No, cioè non dobbiamo avere un attaccamento. Se vediamo che la nostra condizione iniziale non c'è più, se ci rendiamo conto che il mercato è cambiato, se ci rendiamo conto che abbiamo sbagliato una valutazione, basta, stop, pensiamo ad altro, perché magari altro ci può portare rendimenti molto più alti. E poi c'è un punto, l'ultimo, fondamentale, secondo me, che ho imparato a gestire anch'io negli anni, e adesso lo faccio sempre con fatica, ma è quello che probabilmente mi è costato più errori, è stato quello di fare un trading eccessivo, ehm, del quale non ho mai valutato in realtà fino in fondo quali fossero ehm, i costi, no? Ma non solamente da un punto di vista economico, al quale ci arriverò, ma anche da un punto di vista di impegno personale, emotivo e via discorrendo, perché ogni volta che si compra e si vende, in qualche modo ci si impegna, si diffondono energie, emozioni, e quindi tutto questo non può essere poi in qualche modo messo in altre cose, e soprattutto magari ci prende parte della vita anche nei momenti nei quali non ce la dovrebbe prendere. Quindi in qualche modo il trading eccessivo non può essere, secondo me, gestito da dei piccoli medi investitori, a meno che vogliano vivere di quello. Cioè, quando si vuole investire e non vivere di quello, bisogna farlo in una strategia assolutamente diversa, avendo una strategia di investimento che preveda, come dicevo, l'acquisto e la vendita delle azioni attraverso determinati parametri, ma facendolo in una maniera sana, quindi al massimo qualche transazione durante il mese, ma non di più. Questo per una salute personale e mentale, ma anche perché molto spesso, come dicevo prima, ci sono delle questioni economiche, cioè l'eccesso di trading, e l'eccesso non solamente di trading, ma anche di compravendita di azioni, non nell'intraday o nel multi-day, ma durante l'anno, perché molto spesso, se voi state in banca, vi consigliano, ma facciamo lo switch, facciamo lo swap tra questo e quest'altro, prendiamo quest'altro, vendiamo quello, perché adesso è il momento ciclico del settore energetico, quindi vendiamo parte di quello. Tutto questo in qualche modo erode i profitti nel tempo, e non lo consideriamo, ce ne rendiamo conto a fine anno. Io di questo mi sono reso conto in maniera personale,
Perché? Perché uno non considera mai tanto le commissioni, o meglio, forse quella è l'unica cosa che tiene in considerazione, ma molto spesso quando fai compra e vendita non ti rendi conto che sia l'acquisto che la vendita costano, e a fine del mese, se fai la somma di fare 15, 20, 30 azioni, magari ci sono centinaia di euro che hai speso e tu magari hai un portafoglio di 10, 20, 30 mila euro e capite bene che già 300 euro se ne andate a spendere solo per quello vuol dire che avete speso già l'1% del vostro capitale, no? Quindi già dovete calcolarlo. Quindi pensate sempre quando fate una compravendita, di considerare sia l'acquisto che la vendita potenziale di quell'azione e quanto pesa quell'acquisto e quella vendita all'interno della vostra azione, cioè quanto dovete guadagnare per ritornare indietro nei vostri soldi. E poi molto spesso, ragazzi, non vengono considerati altri parametri, cioè non vengono considerate, non viene considerato l'effetto slippage, cioè la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo effettivo di esecuzione, che non è mai, cioè è difficile, eh, perché o mettete in qualche modo un prezzo determinato e lo acquistate solo quello, ma dovete stare lì a giocarci o vi dovete accontentare in qualche modo di acquistarlo ad un prezzo di mercato, perché è difficile prendere il prezzo, di solito quando voi lo comprate a mercato lo comprate al prezzo migliore che potete comprarlo in quel momento, quindi c'è sempre una differenza, quindi se acquistate e vendete tanto, perché fate multi-idee, cose del genere, lì accade proprio che quell'effetto slippage, che non comprate mai al prezzo effettivo di esecuzione con il prezzo di acquisto. E poi c'è un ulteriore peso all'interno dei costi, no, occulti che non si vedono, cioè le imposte sono sulle plusvalenze e quelle ragazzi è un costo evidente, no, che molto spesso non viene considerato, quindi comprate e vendete, nello stesso anno voi in qualche modo maturate tante plusvalenze, quindi meno operazioni si fanno, in qualche modo meglio è. Cioè, quello cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna evitare le operazioni inutili e mantenere le azioni più a lungo possibile fino a quando rispettiamo quei parametri che abbiamo detto per il profitto o per la vendita. Quindi, concludendo, evitate di vendere per paura o per euforia, non attaccatevi emotivamente ad un'azione o ad un'idea di un'azione, di un'azienda che avete ed evitate di fare un trading eccessivo. Quindi investite con del metodo, della disciplina, della razionalità perché porta nel medio-lungo periodo veramente dei risultati incredibili. Ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione, iscrivetevi al canale, supportatemi, ma soprattutto date dei commenti, mettete dei commenti, dite la vostra su questo argomento e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.